Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. E procediamo ancora, abbiate pazienza qualche giorno per andare avanti con i Vangeli di Tommaso, con le apparizioni mariane, eccetera, perché abbiamo concentrato un po' questo momento su alcune NDE che devono portare a fare una riflessione. Vi ricordo sempre che capire l'NDE e capire l'aldilà non è una domanda rispondi, ma è un percorso da fare, in quanto mano a mano che noi avanziamo prendiamo atto di nuove conoscenze, di nuove visioni e quindi piano piano riusciamo a costruirci un'idea ben più precisa, iniziamo ad avere le basi di conoscenza per capire le cose. Quindi oggi vi voglio parlare di un NDE che si ferma allo stato di Obe. Si ferma allo stato di Obe ed è l'NDE di Lincoln Hall. Lincoln Hall è un alpinista molto famoso, australiano all'epoca, adesso purtroppo noi è defunto in maniera definitiva nel 2012 a causa di un tumore a 56 anni. Nel 2006 riesce a realizzare il suo sogno, parte per una missione sull'Everest. È una persona allenata e quindi ha fatto parecchie scalate ed è appunto diventato famoso in Australia proprio per questa sua bravura, per questa sua capacità. Succede però che quel giorno del 2006, una volta raggiunta la vetta dell'Everest, succede una cosa che non è frequente, è piuttosto rara, ma che può succedere a causa dei cambi di pressione, della rarefazione dell'aria, eccetera. Lincoln Hall ha un edema cerebrale. L'edema cerebrale, ovviamente, diciamo che come un ematoma, no? Come una botta su un ginocchio, mentre però il ginocchio può espandersi perché c'è la pelle e i muscoli intorno, all'interno del cranio l'edema non può espandersi perché trova appunto il cranio, quindi comincia a comprimere il cervello. Sono Lincoln Hall e sono uno scalatore e nel 2006 ho rischiato di morire vicino alla cima dell'Everest. Tutti i miei compagni, credendomi morto, mi abbandonarono. Inizia a sentirsi poco bene, inizia a delirare, inizia a far fatica a camminare, nel frattempo si va verso lo scendere della sera e tutti gli scalatori saliti con lui non si accorgono di questo e si affrettano a scendere al primo campo base a 6.800 metri, chiamato primo step, primo passo. E con lui rimangono due Sherpa che si accorgono improvvisamente di questa sua fatica a muoversi e cercano di avvisare gli altri, però nel frattempo non riescono ad avvisarli. Allora gli danno assistenza e lo accompagnano. A un certo punto però Lincoln Hall non riesce più a camminare, si siede, non riesce più a muoversi, non riesce a parlare, eccetera, eccetera. Gli Sherpa non sanno cosa fare, comunicano via radio che Lincoln Hall sta male, però sta imbrunendo, si sta inscurendo, sta cambiando anche il clima e la temperatura. L'ossigeno sta mancando nelle bombole. Gli Sherpa stanno ancora lì, poi vedono Lincoln Hall praticamente stramazzare al suolo, sdraiarsi. Constatano che non ha più segni vitali, non respira, non ha battito cardiaco, almeno è questo che loro sembra e che loro riescono a determinare. Chiamano il campo base, subito non gli viene risposto, poi gli viene risposto, dicono di provare a rianimarlo e gli Sherpa cercano di rianimarlo facendo il massaggio cardiaco e la respirazione. Però Lincoln Hall non dà apparentemente segni vitali. Per cui viene ordinato agli Sherpa di abbandonarlo e tornare subito al campo base, altrimenti avrebbero rischiato la vita anche loro. Quindi si prendono su quel poco ossigeno che resta e anche l'ossigeno di Lincoln Hall. E lui rimane lì, steso, in mezzo alle intemperie, in mezzo alla neve. Lincoln Hall ricorda in quel momento di aver visto il tramonto, ma com'era possibile che lui vedesse il tramonto visto che era accasciato al suolo ad occhi chiusi, senza battito cardiaco, senza respirazione?
Ricorda di essersi sentito fuori dal corpo, senza il corpo fisico, e di aver visto questo bellissimo tramonto. Guardando in giù poi ha visto il suo corpo disteso nella neve. Dice di essersi sentito in pace, di non aver mai avuto una sensazione così bella, di non aver mai visto un tramonto così bello in vita sua. Tranquillità, pace e un tramonto meraviglioso. Però riuscivo a vedere sia il mio corpo sia la cima dell'Everest. E ciò mi ha fatto riflettere che era un'esperienza fuori dal mio corpo. Ho visto il mio corpo giacere al lato sulle rocce scoscese dell'Everest. Dico che ho veramente fatto un'esperienza extracorporea. Voglio dire, ci sono centinaia di esempi registrati di quel tipo, esperienze extracorporee in ospedali, in cui sai che la persona è sul soffitto e vedono i dottori sotto che guardano il tuo corpo. Lincoln poi ebbe un pensiero che non lo rese triste, però gli rese l'urgenza, cioè sentire il bisogno di non abbandonare i suoi familiari che avevano ancora bisogno di lui. Lui era quello che portava a casa la pagnotta, c'erano i figli da tirare grandi, tutta una serie di situazioni. Quindi si concentrò su questo e si sentì rianimare, si sentì vivo nuovamente. Non sentiva più le dita, non sentiva più il naso, le dita poi sono andate in cancrena e gli sono state tagliate le punte delle dita, tutte le falangine delle 10 dita, proprio per il congelamento. Però ha cominciato a coprirsi con un tenda che aveva dietro e è riuscito a passare la notte in qualche maniera. Lui non sa neanche come, perché sveniva e si riprendeva. A un certo punto, verso l'alba, ha deciso che non doveva lasciarsi abbandonare, ha cercato di concentrarsi su quell'unico pensiero di poter tornare a casa dai suoi e ha iniziato in qualche maniera a camminare verso valle. I movimenti erano scordinati, l'edema cerebrale premeva, probabilmente non riusciva a connettere bene, però questo gli ha salvato la vita. Uno scalatore americano con i suoi Sherpa e con un altro gruppo di americani l'ha incontrato a qualche centinaio di metri dallo step 1, quindi aveva fatto già parecchia strada. Lo hanno prontamente soccorso e portato alle tende, dove hanno cominciato a somministrare ossigeno e tutte le medicinali che era possibile somministrare, in quanto c'era un medico russo insieme alla spedizione. Insomma, alla fine si salvò, fu messo nella camera iperbarica, gli furono amputate le dita, però si salvò. Peccato che dopo solo 6 anni un tumore fulminante lo ha portato via. Straordinario questo racconto. Lui dice che poi, una volta tornato a casa, ha cercato di informarsi cosa poteva essere questa cosa straordinaria che gli era successo e aveva scoperto appunto i racconti dell'NDE, appunto i racconti di premorte. Scrivetemi qua sotto se avete già sentito la storia di Lincoln Hall, di questo sfortunato scalatore australiano. Iscrivetevi al canale, mettete il like, venite a trovarmi anche sul Pirata, sul secondo canale. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!